Ciao, benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo come utilizzare al meglio tre funzioni di arrotondamento molto utili di Excel: pari, dispari e arrotonda multiplo. Scopriamo come funzionano, quando conviene utilizzarle e quali differenze ci sono tra questi particolari metodi di arrotondamento. Dopo una breve spiegazione teorica della sintassi e del funzionamento, passeremo subito alla pratica con esempi concreti e situazioni reali, così da capire come applicare queste funzioni nel lavoro quotidiano e rendere i calcoli più rapidi ed efficaci. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! In questo primo esempio dobbiamo bilanciare il carico su un camion. Le scatole devono essere distribuite equamente su due pallet, quindi il numero totale deve essere pari. In questa situazione ci viene in aiuto una funzione di Excel che si chiama appunto pari e che accetta come argomento un numero oppure una cella contenente un numero. Digitiamo dunque uguale pari, selezioniamo la funzione e clicchiamo in cella B2. Premendo invio possiamo notare che la funzione pari arrotonda il numero all'intero pari successivo, allontanandosi dallo 0. Per arrotondare all'intero pari precedente non dobbiamo far altro che selezionare la cella in cui è contenuta la formula, sottrarre 2 qui alla fine e premere invio. In questo modo, copiando la formula verso il basso, abbiamo un arrotondamento all'intero pari precedente e le scatole in esubero saranno inviate con il carico successivo. Successivamente, utilizzando la funzione se e la funzione resto, possiamo approssimare per difetto i numeri dispari e lasciare invariati i numeri pari. Per non appesantire il discorso, ti mostro la formula già inserita. Come puoi osservare, se il resto della divisione fra il contenuto della cella B2 e 2 è uguale a 1, cioè se il numero è dispari, verrà inserita la funzione vista in precedenza e quindi ci sarà l'arrotondamento al numero pari precedente. In alternativa, sarà copiato il contenuto della cella B2. Analizziamo ora un'altra funzione di arrotondamento. Un'azienda confeziona cioccolatini in scatole regalo e vuole creare composizioni decorative con un cioccolatino centrale evidenziato. Per ottenere una disposizione simmetrica con un elemento centrale, il numero totale di cioccolatini deve essere dispari. Anche in questa situazione, Excel ci viene in aiuto con una funzione, la funzione dispari, che ha la stessa sintassi della funzione pari e arrotonda un qualsiasi numero all'intero dispari successivo. Inserisco dunque tale funzione, come argomento seleziono la cella B2 e premo invio. Siccome in questo caso abbiamo a disposizione solamente 14 cioccolatini, dobbiamo approssimare all'intero dispari precedente e dunque rientriamo nella formula, sottraiamo 2 e premiamo invio. Quando però il numero è già dispari, come ad esempio in questo caso, vorremmo semplicemente copiare il numero e dunque, come in precedenza, possiamo correggere la formula utilizzando le funzioni se e resto. Come puoi notare osservando la formula già inserita, se il resto della divisione per 2 del numero contenuto in cella B2 è uguale a 0, e cioè se il numero contenuto in cella B2 è pari, verrà effettuato l'arrotondamento al numero dispari precedente. In alternativa, verrà copiata la cella B2. Vediamo ora un esempio reale in cui le funzioni pari e dispari risultano molto utili. Voglio segnare i numeri civici in base alla distanza espressa in metri dall'inizio della via. In Italia, guardando dal punto iniziale della via verso la fine, i numeri dispari sono normalmente sul lato sinistro, mentre i numeri pari sono sul lato destro. Sul lato sinistro sono state effettuate queste misurazioni e l'arrotondamento all'intero dispari successivo è stato ottenuto mediante la funzione dispari, che come puoi notare può arrotondare anche i numeri non interi, cioè con qualche decimale. Queste a destra invece sono le misurazioni effettuate sul lato destro della strada e i numeri civici sono stati ottenuti mediante la funzione pari. Analizziamo ora un'altra funzione di arrotondamento. In questo esempio dobbiamo arrotondare i prezzi dei mouse ai 5 centesimi.
Questa operazione può essere effettuata utilizzando la funzione arrotonda.multiplo, che come puoi notare presenta due argomenti obbligatori. Dopo aver inserito la parola chiave, scelgo la funzione dall'elenco con un doppio clic e per inserire il primo argomento clicco nella cella contenente il numero da arrotondare. Siccome non è possibile, clicco nella cella accanto e mi sposto con il tasto freccia. A questo punto digito punto e virgola e per inserire il secondo argomento, il multiplo, digito 0,05, e cioè 5 centesimi. Premo invio ed ottengo in un attimo l'arrotondamento richiesto. Trascino ora la formula verso il basso ed il gioco è fatto. Vediamo ora un secondo esempio molto utile con questa funzione. Dato il punteggio di un test di informatica espresso in decimi, si vogliono assegnare voti utilizzando soltanto valori interi o mezzi voti. Innanzitutto ti consiglio di selezionare l'intervallo in cui verranno inseriti i voti e di impostare il formato frazione. A questo punto possiamo inserire la funzione arrotonda multiplo. La selezioniamo dall'elenco e come primo argomento, utilizzando il tasto freccia, selezioniamo la cella C2. Dopo aver digitato punto e virgola, inseriamo l'arrotondamento a 0,5, cioè al voto oppure al mezzo voto. Premendo invio, otteniamo il voto in frazione e trascinando verso il basso, otteniamo l'arrotondamento richiesto. Questo è un esempio molto comune quando si vogliono assegnare i voti, poiché in un test esiste un punteggio massimo che dipende dal numero e dalla difficoltà delle domande. Ogni candidato otterrà un punteggio uguale o inferiore al punteggio massimo e il punteggio in decimi si ottiene dividendo il punteggio del candidato per il punteggio massimo e moltiplicando il risultato per 10. Ovviamente in questa formula il punteggio massimo viene bloccato mediante il tasto F4. A questo punto abbiamo dei voti in decimi in cui compaiono le cifre decimali e queste possono essere approssimate o all'intero o al mezzo voto con la funzione arrotonda multiplo. Facciamo ora un breve riepilogo delle tre funzioni trattate in questo video, analizzando anche i casi in cui dobbiamo arrotondare i numeri negativi. La funzione pari arrotonda un numero al pari successivo allontanandosi dallo zero. Ciò vuol dire che se il numero è pari rimane invariato, mentre se il numero è dispari viene arrotondato al pari successivo. Quando invece il numero è negativo, il numero viene arrotondato al pari successivo allontanandosi dallo zero, e cioè per difetto. La stessa cosa vale per la funzione dispari. Quando il numero è già dispari, viene lasciato invariato, mentre quando il numero è pari, viene arrotondato al dispari successivo, anche in questo caso allontanandosi dallo zero sia nei positivi che nei negativi. Infatti, inserendo un numero negativo, in questo caso si ha un'approssimazione per difetto, poiché come la funzione pari, anche la funzione dispari si allontana sempre dallo zero. Infine, la funzione arrotonda multiplo arrotonda una qualsiasi cifra a un multiplo scelto. Ad esempio, con questa funzione, il numero 86 viene arrotondato alle decine e quindi diventa 90. Se il numero fosse stato 84, l'arrotondamento alle decine avrebbe prodotto 80, poiché la cifra delle unità è inferiore a 5. La stessa cosa avviene con i numeri negativi. Meno 44 viene arrotondato alle decine a meno 40, mentre meno 46 viene arrotondato a meno 50. E ti faccio notare che in questo caso, come multiplo di arrotondamento, devi inserire un valore negativo. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!